Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Le feste in Italia. Le feste in Italia sono una parte fondamentale della vita di tutti gli italiani. In ogni stagione, le persone celebrano eventi, ricorrenze e tradizioni che uniscono le famiglie e la comunità. La cultura italiana è ricca di momenti festivi e ogni festa ha la sua storia, il suo significato e i suoi piatti tipici. In questo testo racconterò alcune delle feste più importanti e amate in Italia, spiegando come vengono celebrate, quali usanze le accompagnano e perché sono così speciali per il popolo italiano. Il Natale è una delle feste più attese dell'anno. In Italia, il Natale si celebra il 25 dicembre e la stagione natalizia inizia già a novembre, quando le città si illuminano di luci e le vetrine dei negozi sono decorate con alberi, ghirlande e presepi. Le famiglie preparano cene speciali e si riuniscono per scambiarsi regali e auguri. A Natale, le case sono piene di profumi di dolci, panettoni e torrone. Le tradizioni variano da regione a regione. In alcune zone, le famiglie preparano il cenone, una cena molto abbondante che dura tutta la sera, mentre in altre si organizzano pranzi lunghi e conviviali. I bambini amano aspettare Babbo Natale, che porta doni nella notte. Anche se il Natale ha un significato religioso legato alla nascita di Gesù, oggi è diventato un momento di gioia e di unione per tutte le persone, indipendentemente dalle proprie convinzioni. Un'altra festa molto importante è l'Epifania, celebrata il 6 gennaio. In Italia, l'Epifania è conosciuta anche come il giorno della Befana. La Befana è una vecchietta simpatica che vola su una scopa e, secondo la tradizione, porta dolci ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi. Le famiglie appendono le calze vicino al camino o alla finestra, sperando che la Befana porti loro dei regali. Anche se in origine l'Epifania ha una valenza religiosa, oggi è un momento divertente e atteso, soprattutto per i più piccoli, che si riuniscono per scambiare storie e regali. Il Carnevale è un'altra festa molto colorata e allegra, celebrata in tutto il paese, anche se le tradizioni variano a seconda delle regioni. Di solito, il Carnevale si svolge a febbraio e dura alcuni giorni, prima che inizi il periodo della Quaresima. Durante il Carnevale, le persone si mascherano, indossano costumi e partecipano a sfilate e feste in strada. Ad esempio, a Venezia il Carnevale è famoso per le sue maschere eleganti e i balli in maschera. A Viareggio si vedono carri allegorici e spettacoli che attirano visitatori da tutto il mondo. I bambini si divertono a mascherarsi, mentre gli adulti si godono la festa con musica, balli e tanto divertimento. Il Carnevale è un momento di libertà e creatività, in cui ogni persona può esprimere la propria fantasia. La Pasqua è una delle feste religiose più importanti in Italia. Si celebra in primavera, spesso tra marzo e aprile, e commemora la resurrezione di Gesù. In questo periodo, le famiglie vanno in chiesa, si riuniscono per pranzi speciali e preparano dolci tipici, come la colomba pasquale e la pastiera. La colomba ha una forma particolare, con la parte superiore che richiama l'ala di una colomba, simbolo di pace e di amore. Le persone si scambiano uova di cioccolato e auguri, e i bambini partecipano a cacce al tesoro organizzate nei cortili o nei parchi. La Pasqua è un momento di rinnovamento e di speranza, in cui si festeggia la vita e l'arrivo della primavera, e rappresenta anche un'occasione per ricordare le tradizioni familiari. Ferragosto è un'altra festa molto sentita in Italia, che si celebra il 15 agosto. In questo giorno
molte persone vanno in vacanza, soprattutto al mare o in montagna. Ferragosto segna il culmine dell'estate ed è un momento in cui le città si svuotano e le campagne si riempiono di turisti. Le famiglie organizzano pranzi o picnic all'aperto e si organizzano feste con musica, balli e fuochi d'artificio. Il Ferragosto è anche un giorno di relax e divertimento. Molte persone approfittano della giornata per fare sport, passeggiate e gite fuori porta. Questa festa dimostra come l'Italia sappia godersi la vita, celebrando la stagione calda con gioia e spensieratezza. Il 25 aprile, il giorno della liberazione, e il 2 giugno, la festa della Repubblica, sono due altre date importanti nel calendario italiano. Questi giorni sono festivi e ricordano la storia e la lotta per la libertà del nostro paese. Durante questi giorni si tengono cerimonie ufficiali, parate e manifestazioni che celebrano la pace e l'unità. Le scuole, le università e le istituzioni organizzano eventi che permettono di ricordare il passato e di guardare al futuro con speranza. Queste feste civili sono momenti di riflessione e di orgoglio per gli italiani, che si ricordano di essere un popolo forte e unito. Oltre alle grandi feste nazionali, ogni città e ogni regione italiana ha le sue feste locali, dedicate a santi patroni o eventi storici. Ad esempio, a Siena c'è il famoso Palio, una corsa di cavalli che si svolge in Piazza del Campo. Durante il Palio, le contrade si sfidano in una competizione amichevole e ogni corsa è accompagnata da musica, canti e festeggiamenti. A Venezia, la festa del Redentore è un evento molto atteso, in cui si celebrano fuochi d'artificio, banchetti e processioni che attraversano i canali. Queste feste locali creano un forte senso di comunità e fanno sentire le persone parte di una tradizione secolare. Le feste in Italia sono momenti di incontro e di condivisione. Durante le celebrazioni, le famiglie si riuniscono per cucinare insieme, preparare dolci e decorare le case. Le strade delle città si animano di luci, colori e suoni. Si sente il profumo del pane fresco, delle torte e dei piatti speciali preparati per l'occasione. I bambini, in particolare, amano le feste perché possono giocare, correre e partecipare a spettacoli o parate. Anche gli anziani trovano conforto nel ricordo delle tradizioni, raccontando storie di feste passate e trasmettendo saggezza alle nuove generazioni. Un aspetto molto bello delle feste italiane è la capacità di innovare senza dimenticare la tradizione. Oggi, molti chef e artigiani sperimentano nuove ricette o decorazioni, ma sempre rispettando le radici storiche. Le nuove forme di celebrazione si mescolano con quelle antiche, creando eventi moderni che però mantengono il calore e la magia delle tradizioni. Per esempio, in alcune città si organizzano concerti e spettacoli che uniscono musica tradizionale e moderna, e i mercati di Natale offrono prodotti artigianali insieme a luci e decorazioni innovative. Questo equilibrio tra innovazione e tradizione è ciò che rende le feste italiane così speciali. Inoltre, le feste in Italia hanno un grande valore sociale. Esse rafforzano i legami tra le persone e creano un senso di appartenenza alla comunità. Le feste non sono solo momenti in cui si celebra, ma anche occasioni per ricordare il passato, onorare i ricordi e costruire un futuro migliore insieme. Durante le feste, i discorsi, le preghiere e le canzoni ricordano ai cittadini l'importanza della pace, della libertà e della solidarietà. Ogni festa rappresenta un tassello della storia e della cultura italiana
e permette a chi vi partecipa di sentirsi parte di qualcosa di grande e di duraturo. Per molti italiani, le feste sono un modo per esprimere la propria identità e il proprio orgoglio nazionale. Quando si festeggia, si porta avanti la memoria di uomini e donne che hanno lottato per i valori del nostro paese. Le feste patriottiche, come il 25 aprile o il 2 giugno, ricordano ai giovani l'importanza della libertà e della Repubblica. Questi momenti di celebrazione sono anche occasioni per insegnare ai bambini la storia e per trasmettere loro il senso di appartenenza a una comunità con radici antiche. In sintesi, le feste in Italia sono momenti di grande gioia, tradizione e innovazione. Esse fanno parte della vita quotidiana e mostrano come il cibo, la musica, l'arte e la storia si incontrino per creare un'esperienza unica. Ogni festa, dalla più religiosa alla più civile, racconta storie di amore, di lotta, di speranza e di unione. Le feste sono ciò che rende l'Italia un paese ricco di cultura e di emozioni. Quando partecipo a una festa, sento nel cuore il calore delle tradizioni e la forza della comunità. Ogni incontro, ogni piatto preparato in occasione di una festa e ogni canzone cantata con gioia mi ricordano che la vita è bella e va vissuta con passione e con gratitudine. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.